Ciao a tutti! La prova di oggi è abbastanza particolare, almeno per quanto mi riguarda. Prima di tutto perché ci troviamo su un tracciato allagato artificialmente, perché andiamo con un S1000 XR BMW a provare 5 treni differenti di pneumatici, e la cosa molto particolare, almeno per quanto mi riguarda, è il fatto che io andrò a provare la moto con il pneumatico montato senza sapere tipologie e marche. Darò le mie impressioni, il mio giudizio, mi bagnerò i gioielli di famiglia, ma tutto all'oscuro, per cui molto interessante e probante per il sottoscritto. Andiamo quindi a provare queste gomme. Adesso facciamo un piccolo riassunto di quello che è stata questa prova, di quello che ho sentito guidando questa moto con questi 5 treni differenti di gomme. Va detto subito che il primo treno mi ha convinto, mi è piaciuto tantissimo, una stabilità notevole, un grip in curva eccezionale, staccata, sensibilità dell'avantreno notevole, trazione sia in rettilineo sia in uscita di curva veramente alta, e forse ho iniziato fin troppo bene, perché poi con il secondo treno invece una sensazione di minor stabilità dell'avantreno, pur arrivando a frenare forte, e anche l'intervento dell'ABS era abbastanza non era immediato. Buona la trazione in rettilineo, discreta la trazione in uscita di curva, con una percorrenza meno veloce, però sempre entro limiti più che accettabili. Il terzo treno invece con il terzo treno c'è stato un leggero calo delle prestazioni, il feeling era minore, le sensazioni provate erano buone, nel senso che la moto non aveva delle grandi perdite di aderenza, però alla fine ho notato che le velocità erano decisamente più basse e pur avendo un buon anteriore la capacità di mettere giù cavalli in rettilineo era inferiore, nettamente inferiore. Con la quarta gomma abbiamo avuto invece dei problemi di grip, sia in termini di messa a terra della potenza, in rettilineo si faticava, la moto spinnava tanto, mentre in inserimento avevamo problemi sia con l'ABS che interveniva subito allungando di parecchio la frenata, e il grip meccanico e anche chimico della gomma in curva è stato piuttosto critico, tant'è che anche all'uscita da una curva molto lenta da seconda la moto è scappata via e, per così dire, ho giocato un gran jolly, un pneumatico un po' più difficile da interpretare e dalle prestazioni inferiori rispetto alle precedenti. Ottima la prestazione invece del quinto treno di pneumatici, per cui tanto grip sia in rettilineo scaricando le marce, sia in frenata, in inserimento di curva si riuscivano a tenere delle traiettorie molto strette. Una bella gomma, sensazione di sicurezza e di sincerità da parte di questo pneumatico. Eccoci sul tracciato di San Martino del Lago in provincia di Cremona, dove effettueremo la parte su asciutto di questo nostro test dei 5 treni di pneumatici. Come è avvenuto in Austria, il sottoscritto non saprà la marca e il modello di pneumatico montato prima di entrare in pista, quindi il giudizio sarà legato alle sole impressioni registrate dalle mie terga durante il test. Andiamo a vedere com'è andato. Fra impressioni a caldo del primo treno di gomme provato.
a caldissimo. Diciamo che mi sono trovato bene, non ci sono dei difetti evidenti, ma mi aspetto da tutte le gomme un comportamento abbastanza omogeneo. Queste vanno molto bene, il posteriore è un bel grip, ho visto che il traction entra in funzione, ma è non ci sono delle perdite di trazione, il grip è sempre molto elevato, l'anteriore è preciso, in percorrenza, in inserimento si muove un po'. Devo capire se è una questione di carcassa o è una questione di forcella. Confidenza immediata, sono molto progressive in tutto, considerando la gommatura di serie. Queste mi sembrano anche molto veloci, sia in scendere in piega, nei cambi di direzione. La moto mi è piaciuta molto e comunque c'era margine per andare ancora più forte. Non ho voluto esagerare, devo farmi un'idea con le altre. Comunque bei pneumatici. Vai Fra, impressioni a caldo. Ci ho messo un po' più di tempo a trovare feeling. Quando si sono stabilizzate, devo ammettere anche questa, una bella gomma. Sull'anteriore rimane leggermente questo effetto di movimento, però è più imputabile secondo me alla forcella che non alla gomma stessa. Un bel grip, il posteriore addirittura sembra mettere in crisi l'anteriore, in uscita di curva spingeva tantissimo, tendeva un po' la moto ad alleggerirsi, staccata abbastanza preciso, mi è piaciuto, un bel grip anche lì. Forse ho sentito lavorare l'ABS, cosa che prima non mi era capitata, però è una gomma facile. Le perdite di aderenza erano diverse rispetto a quello al precedente, forse davo un po' più di gas io, però in alcune curve c'era meno intervento del traction, differente il comportamento, molto omogeneo. Queste sono quelle che per adesso mi hanno impressionato di più. Tanto grip, molta stabilità anche in frenata, ha un grande appoggio sia all'anteriore sia al posteriore. Uscita del curvone dove tutte muovono un po', queste prendi in mano il gas e moto tiene la traiettoria, non ondeggia, scarica tanto. Sono curioso di vedere i tempi, però questa qui ha un limite molto più alto. Comportamento per adesso è quello che mi ha soddisfatto di più. Tanto grip anche qui al tornantino, chiude bene le traiettorie, stabile, tiro rilascio molto stabile. Servimento forse è una sensazione alle basse velocità è un po' più lenta, c'è una gomma precedente che era più veloce. In ogni caso dà una bella sensazione questa. Benissimo, quarto treno di gomme, impressioni a caldo. Allora, rispetto al precedente questo perde un po' in stabilità e rettilineo, rimane un po' leggerino. Anche in frenata è meno preciso, si muove un po' di più. Non vorrei che influisse anche la temperatura sta cambiando un po' la pista. Gran grip, percorrenza di curva è molto stabile, uscita di curva puoi prendere in mano il gas, l'intervento del traction è veramente minimo, inserimento preciso, veloce, anche qua il tornantino non ci sono problemi. Come ho detto, forse in staccata un po' di movimento, sì, una volta poi inserita la moto rimane lì stabile, per certi versi mi ricordava quello di prima. Però c'è appunto questo alleggerimento un po' dell'avantreno sul rettilineo lungo, tende a galleggiare un po' di più. Quinto e ultimo treno di gomme, impressioni a caldo. Quinto e ultimo, no, tantissimo grip, sembra veramente come la pista, tanto appoggio, tantissima aderenza. Quando prendi in mano il gas in uscita di curva, pochissime le perdite di aderenza, molto progressive, ma inserimento, appoggio, anche sul rettilineo è molto stabile. In frenata ho notato che, almeno sensazione, frenavo molto più avanti rispetto alle altre e tiravo delle staccate molto più pesanti, zero ondeggiamento, zero movimento della carcassa in frenata e in inserimento anche con i freni ancora in mano. Mi sembra di essere andato molto più forte con questo, tanto più forte. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali su questi 5 pneumatici.
li abbiamo provati su asciutto, su bagnato. Una tipologia di pneumatico questo che è veramente difficile da sviluppare, perché deve soddisfare le esigenze del cliente sportivo che magari un paio di volte l'anno vuole andarsene a girare in pista, ma soprattutto deve garantire delle prestazioni ottimali quando lo si usa per strada e in tutte le condizioni, bagnato, asciutto, freddo, caldo. Per cui sviluppare questa tipologia di pneumatici è davvero difficile. Abbiamo qui le schede che abbiamo compilato durante i test su asciutto e su bagnato. In prima posizione svetta il Metzeler M7 in entrambe le classifiche, per cui si è distinto sia nell'uso su bagnato, dove ha garantito un comportamento davvero notevole, ma anche su asciutto guardando i 2 secondi di differenza rispetto al secondo classificato si è distinto decisamente. I tempi però, soprattutto nel nostro test su asfalto asciutto, sono relativi, cioè l'importanza è relativa. Escludiamo l'M7 che ha girato veramente forte. Il comportamento delle restanti 4 gomme è stato abbastanza simile, per cui quello che è il giudizio legato al tempo sul giro non è che rispecchi perfettamente anche quello che sono state le sensazioni di guida. Per cui abbiamo una classifica dei tempi che vede Metzeler primo, secondo Dunlop, terzo Pirelli, quarto Bridgestone, quinto Michelin. Però poi le sensazioni alla fine possono far passare dalla quinta posizione alla terza, per esempio Michelin, però sono tutte sfumature legate allo stile di guida del tester, sottoscritto, sfumature legate anche alla tipologia di asfalto, alle temperature che c'erano quel giorno. Per cui prendiamoli con le pinze questi giudizi. Mentre sull'asfalto bagnato quelli che sono stati i tempi rispecchiano anche le sensazioni che ho provato. Per cui prima posizione per Metzeler, seconda posizione per Pirelli, terza Bridgestone, quarto Michelin, quinto Dunlop. Le sensazioni erano effettivamente molto legate a quelli che sono stati i tempi sul giro, mentre sul bagnato le differenze sono state più marcate e oltretutto sono molto più legate al discorso dei tempi. L'ottimo tempo delle Metzeler M7 è legato al fatto che anche le sensazioni durante il giro in pista sono state ottime. Pur non conoscendo la tipologia di pneumatico, devo ammettere che mi ha subito colpito. Secondo posto per le Pirelli, terzo posto per le Bridgestone. Queste si sono comportate entrambe molto bene, comportamento molto facile se la guida su bagnato può essere così definita. Poi abbiamo Michelin che ha in ogni caso un comportamento prevedibile su asfalto bagnato e Dunlop che invece ha avuto qualche problema di grip sia meccanico sia grip chimico anche alle basse velocità. Adesso andiamo a vedere quello che è stato invece il consumo di questi pneumatici, un consumo visivo perché logicamente non abbiamo avuto tempo per macinare chilometri e vedere quali sono le potenzialità effettive di questi pneumatici e quindi iniziamo dalle vincitrici, dalle Metzeler. Ed eccole qui le vincitrici morali e sul campo di questo confronto. Come potete vedere il consumo è stato omogeneo, non ci sono tracce di consumi anomali, anche gli intagli sono ancora tutti ben definiti, diciamo che il consumo è stato ottimale. Ci fidiamo anche di quello che dicono i tecnici sul miglioramento dei chilometraggi possibili con questa tipologia di gomma. Adesso però andiamo a vedere il secondo classificato. Ed eccoli qui, le Pirelli Diablo Rosso 3. Meritano il secondo posto in classifica in quanto in virtù del fatto che si sono comportate in maniera decisamente ottimale nell'utilizzo su asfalto bagnato e che hanno garantito prestazioni notevoli anche nel test su asciutto. Come possiamo vedere qui il consumo è ancora meglio di quello rilevato sull'M7 Metzeler. Gli intagli sono tutti ben definiti, non abbiamo tracce di consumi anomali o di desciappamenti della mescola, l'aspetto è decisamente buono. Adesso però andiamo a vedere il terzo classificato. Ed eccole qua, le Bridgestone Battlax S21. Il consumo anche qui è ottimale, non vediamo delle tracce di affaticamento sul battistrada sia per quanto riguarda il posteriore sia per l'anteriore che sinceramente è stato messo anche poco alla frusta. Per cui vediamo gli intagli ancora ben definiti, forse qualcosa nella 3/4 si vede un po' di sofferenza magari sul 3/4, ma decisamente un bel aspetto. Ed eccole qui le quarte classificate, le Michelin Pilot Power RS. Allora, un anteriore che sembra appena uscito dal magazzino, ancora con i suoi bei peletti. Abbiamo un posteriore che sembra aver sofferto maggiormente il tracciato di San Martino.
abbiamo le spalle che hanno lavorato in maniera leggermente differente, almeno dal punto di vista visivo, rispetto alla parte centrale, per cui diciamo che ha sofferto qualcosina in più rispetto ai concorrenti. Però diciamo che guardando gli intagli qui c'è ancora tanta strada da fare e le prestazioni sono decisamente elevate. Ed ecco le quinte classificate, le Dunlop Sport Smart 2 Max, una classifica purtroppo dettata dal fatto che nel test su bagnato non si sono proprio distinte, mentre nell'utilizzo su asfalto asciutto e in pista si sono dimostrate delle gran belle gomme. Eccellente il discorso del consumo, dal punto di vista visivo sembra 2 gomme uscite dal magazzino. Gli intagli sono perfetti, direi che è pari al nuovo, sembrano appena uscite dal gommista. A questo punto non ci resta che salutarvi, questa è stata la nostra comparativa pneumatici, mi raccomando se avete dei dubbi, delle domande, delle perplessità scriveteci, noi vi risponderemo anche da sotto l'ombrellone, ciao! Allora, bravo, hai fatto tutti i tuoi bravi commenti tecnici sulle gomme, abbiamo visto i risultati e tutto quanto, però vediamo se indovini qual era ogni gomma che hai provato. Vuoi partire dalla prima o dall'ultima? Faccio un mix. Vai. Faccio prima e ultima. Prima e ultima. Allora, prima Michelin. Applausi da casa. Cioè, bravo. E l'ultima M7 Metzler. Complimenti. Ho vinto qualcosa? Per adesso niente, vediamo le prossime. E poi ci Queste metterei. sono difficili. Allora, il secondo potrebbe essere Dunlop. Bridgestone. Allora, ma no. E per esclusione il secondo è stato Pirelli. Pirelli. Ti restano il terzo e quarto. Che cattivo è. Terzo e quarto Bridgestone. Il terzo è stato Dunlop e il quarto è Bridgestone. Quarto Bravino Bridgestone. comunque, dai. Terzo Vede che ci Dunlop. capisci. Vero? E mi dovevo vendicare di Le Castellane. niente scooter, niente giri a vuoto. Meno male, dai.